Va bene. Monica, causa esoterica dei problemi di memoria di Elena. Sì, senti, io l'ho proprio rinvenuto, appunto, legato a una situazione sentimentale. mm? Ehm, cioè, allora, dunque, eh, ma possiamo andare un pochino nello specifico oppure no? Sì, sì, Ah, ok. Mm. sì. Allora, praticamente quello che io avevo visto è che lei faceva un rituale magico, poi lei ci ha detto che non l'ha fatto lei personalmente, ma l'ha fatto eseguire, però di fatto è la stessa identica cosa, in cui di fatto era come se lei volesse eliminare qualcosa. Nello specifico, voleva eliminare il proprio tormento, ok? Perché ovviamente la ripercussione eh, era su di lei, in quanto il marito aveva una condotta, eh, insomma, no? Molto difficile da gestire. Di fatto, diciamo così, che lei voleva avere anche un buon padre, no? Per le proprie figlie, ha chiesto a questa maga che il marito risolvesse il suo problema di tossicodipendenza. Mm? Mhm. Ha fatto un atto magico per il Sì, marito, proibito. esatto, esatto. Proibito perché? Perché di fatto lei ha come scavalcato il libero arbitrio del marito, che per Mhm. quanto molto molto discutibile, è però la scelta del marito. Mm? E lei è come se si fosse arrogata il diritto di modificare questa scelta. Mm? Quindi come se, adesso dobbiamo andare a vedere in eterico che cosa accade, tu cosa fai? Provi ad andare a tagliuzzare, mm? Tagliuzzare e rincollare le cose, come se tu tagliassi quel momento in cui si è innescata la dipendenza, rincolli lì, provi in qualche modo a fare una trasformazione. Perché io parlo di questo? Perché se la persona che sceglie è in grado di capire che le cose vanno trasformate, trasmutate, se lo fa qualcun altro per noi, non può trasmutare perché solo il singolo può Mhm. trasmutare su di sé, l'altro può solo tagliare, Mhm. può fare solo un atto violento, può solo fare una forzatura. E l'altro subisce. Sì. Allora cosa mi è venuto? Che praticamente la ripercussione che c'è è come se in un certo senso, in eterico, come se ciò che ha fatto la maga è voler cancellare dalla mente, dal corpo di quest'uomo l'attrazione verso la droga, ok? Crack. Mhm. Mm. Però di fatto non c'è riuscita proprio perché in realtà la scelta del marito andava in un'altra direzione. Che cosa è successo? Cosa importante da dire? Che allora, mh, non voglio spaventare nessuno perché in questo caso Elena l'ha fatto assolutamente in buona fede e con un ottimo intento. Mm? Però che cosa succede? Ogni volta che viene fatto un atto magico che scavalca un'altra persona, c'è un colpo di ritorno, Mm. ok? Cosa succede? Il colpo di ritorno non va contro chi ha fatto il rito, perché chi ha fatto il rito, in questo caso la maga, sa perfettamente come proteggersi. Mhm. Chi non sa come proteggersi è Elena, Mhm. perché lei non è una maga, non è che conosce queste cose. Allora, il colpo di ritorno qual è stata? La perdita di memoria, che inizialmente non è stata così forte, però sta andando sempre più a incidere adesso questa perdita di memoria. Perché? Perché lei di fatto non aveva capito profondamente il senso di quello che lei aveva compiuto. Due domande, la più semplice e la più complessa. La più semplice è perché la memoria? Proprio per questo, perché diciamo così che l'atto magico era improntato su questo colpo di spugna. Mm? Io cancello da quest'uomo il suo desiderio Ok. verso la sostanza. Basta, tu adesso, anche se te la propongono, non ce l'hai più il desiderio. Cancellato questo.
Domanda complicata. Viene la lavagna, Monica. C'è solo, Aia. c'è solo lei. Viene la lavagna Monica. Oddio, mi sto dimenticando la domanda. Ehm, ehm, sono dimenticato la domanda. Vedi la memoria. No, beh, insomma, come funziona l'atto magico? Nel senso, perché si deve, ecco, questa è la domanda, si deve pagare in qualche modo uno scotto? Al di là del fatto che no, libero arbitrio violato, forzatura della Matrix, però perché? Se in questo caso comunque diciamo era a fin di bene, al di là della violazione. No, io direi che è la cosa centrale è la violazione. Cioè, se per esempio, no, Elena facesse un rito magico per se stessa, per un proprio obiettivo, lei Mm. non sta facendo una violazione, a meno che questo obiettivo non vada a calpestare altre persone. mm? Per esempio Quello è sempre. studiare, tornare a scuola, Esatto, tornare esatto. all'università, andare all'università. Ipotesi, facesse così un suo rito così per accelerare la sua scelta, per andare meglio negli studi, ci sta. Cioè, lei non sta facendo scorrettezza a nessuno, non sta creando squilibri, non sta facendo, non sta violando nessuna legge, nessuna regola del gioco Matrix. mm? Però nel momento in cui effettivamente questa maga, questa signora qui, ha fatto magia bianca, mm? Cioè non c'era un legame d'amore, quindi non era magia rossa, non era magia nera, è magia bianca. Però il problema è che tutt'al più doveva essere il marito a richiederlo. Guarda, io da solo con le mie forze non ce la faccio, ma non è stato lui. Quindi due persone, cioè Elena più questa maga, hanno scavalcato, no, la scelta di un uomo. Quindi per carità lo scotto non è un granché, no, che sta pagando Elena, perché in effetti lei, cioè, non ha fatto nessuna cattiveria, cioè lei è veramente un'anima pura. Però devi capirle le dinamiche della Matrix. Elena, la maga è viva? Che tu sappia? Presumibilmente no, è morta. Oh. L'ha messa sotto una macchina. Ah, ah, chiamiamola. Come disincarnata. Beh, non tanto tempo fa, tipo 2 anni, non lo sai. Qualcosa così. Avviene ridendo, nel senso che l'ha presa anche bene. Cioè, come dicesse, dopo tanti anni di questa attività, qualcosa ti sfugge di mano. Credo che lei comunque facesse un po' di tutto, eh. Cioè, nel caso di Elena ha fatto questa cosa molto soft, Mm. però Quante cose ha fatto? diciamo che secondo me era di famiglia, nel senso che ehm, non so come dirti, cioè le aveva sempre fatte in maniera molto per se stessa, così, e poi ha iniziato a farlo lavorativamente, cioè nel senso retribuita da altre persone, no? Io Mm. penso almeno un centinaio. Si rende Fa conto di vedere quello? che usa l'aglio, queste cose qui, molto popolari, no? Limoni, così, sale. Si rende conto di quello che ha fatto? Ehm, lei dice c'è una gravità relativa in quello che io ho fatto. Ed è come se lei fosse in questa specie di scuola, diciamo così, in cui va spesso,
stiamo parlando sempre dell'altra dimensione, no? Mhm. In cui cercano di farle capire in maniera molto graduale che cosa significa vivere, perché l'essenza della vita è scegliere e quindi ciascuno deve scegliere da sé. E lei fa un po' fatica, è un po' una ripetente. Monica, torniamo all'atto magico. Abbiamo la maga di fronte al portale aureo. La maga di Elena. No, no, no. No, Non ci va. perché deve fare tutto un percorso. No, non Beh, è il momento ancora per lei. ha un centinaio di valigette, però, ognuna con dentro un lavoro fatto. Ce n'è una che riguarda Elena. Mm. Elena può andare lì di fronte al portale aureo. Invece di rivivere il momento in cui ha fatto questa cosa, andiamo semplicemente dalla maga davanti al portale aureo e Elena fa quello che può fare. Esige la sua valigetta e se la porta via. Mm. Se vuole, Pesa tanto perché era piena delle sue lacrime. può buttarla in un portale definitivo, può buttarla nel portale aureo e lì, aperto. Sì, infatti è così, la butta nel portale aureo. E le sue lacrime diventano tanti brillanti che si muovono all'interno del portale, quindi la luce aumenta e stanno ripulendo tutte le lacrime che lei ha versato. E lo chiudiamo.